Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo grazioso corno che è di buon augurio per l'anno nuovo, per questo Natale. Potete farne tanti, appenderli all'albero di Natale che sarà molto particolare e originale. Sono semplici da realizzare e potete decorarli come più vi piace. Questa è una piccola parte, potete farlo col fiocco dorato, potete farlo con dei fiori, potete mettere dei fiorellini al posto di mettere che ne so, il quadrifoglio, mettete fiorellino oppure mettete il quadrifoglio e il fiorellino, decorateli come più vi piace e andate poi magari a mettere l'anno così come augurio. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per la base del corno abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a fare per altri 2 giri 6 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 8 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 12 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri 14 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 15 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 15 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 16 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 16 maglie basse. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e man mano che riempiamo diamo un po' la forma al nostro corno. Spingiamo la punta verso destra mentre la parte di dietro verso sinistra, in questo modo cercando di dare questa forma. Riempiamo per bene e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte e man mano andiamo a riempire. Dopo aver fatto le nostre diminuzioni possiamo andare a nascondere il filo all'interno del lavoro e possiamo decorare la parte superiore come più ci piace. Possiamo fare un piccolo quadrifoglio, io ho fatto in questo modo, vado a fare un anello magico così e vado a lavorare una mezza maglia, quindi faccio 2 catenelle al posto della mezza maglia, poi vado a fare 2 maglie alte, una e 2 e di nuovo una mezza maglia e ho fatto la prima foglia del quadrifoglio. Poi vado a fare una maglia bassissima nell'anello e vado di nuovo a fare una seconda foglia, facciamo una mezza maglia, 2 maglie alte, una mezza maglia e di nuovo una maglia bassissima. Ripetiamo così per 4 volte, poi andiamo a stringere e facciamo una piccola catenella finale. Stringiamo bene l'anello e poi andiamo a fare 3 catenelle, 1 2 e 3 e poi facciamo 2 maglie bassissime nelle 2 catenelle tornando indietro, 1 e 2 e questo sarà il quadrifoglio. Andiamo a chiudere il lavoro e con ago e filo andiamo a bloccare poi sul corno. Questo è il piccolo quadrifoglio che ho realizzato e lo andiamo ad applicare qui. Magari mettiamo prima un nastrino sotto, facciamo un fiocchetto e poi applichiamo il quadrifoglio sopra. Potete mettere poi la coccinella, l'annata, o la potete fare oppure scrivete buon Natale, auguri, quello che volete, e poi applicate le piccole foglioline se volete e potete mettere anche un piccolo campanellino alla base in modo che poi trilla quando lo andate a muovere. Questo è facoltativo, decidete un po' voi come volete andare a decorare. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, lavoriamo che ci consediamo, ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.